Salve a tutti gente, sono Inazuma Sensei. Con il video di questa volta vi propongo una recensione di una delle serie animate occidentali migliori degli ultimi anni e che con ogni probabilità si gioca la posizione pure in un contesto temporale molto più ampio. Si parlerà infatti di Gravity Falls, che ormai 3 annetti fa fu la terza serie animata occidentale che mi guardai per intero. Ah, bei ricordi. Ma iniziamo dunque ad introdurla prima di addentrarci in ulteriori considerazioni. I protagonisti sono Dipper, vero nome sconosciuto a meno che non abbiate letto la copia fisica del diario numero 3, e Mabel Pines, e sono due gemelli di 12 anni che vengono mandati dai genitori in vacanza a Gravity Falls, piccola cittadina dell'Oregon, sotto la tutela del loro prozio Stan. Nonostante l'apparenza tranquilla e ordinaria, però Gravity Falls nasconde molti più misteri di praticamente qualunque altro luogo del pianeta, e in ogni episodio i due simpatici gemelli avranno a che fare con creature e fenomeni paranormali di qualsiasi genere. Riassunta così la trama, potrebbe sembrare un'opera come tante altre, una specie di Scooby-Doo, per quanto con mostri veri, in cui i nostri main characters si troveranno coinvolti in sempre nuove situazioni enigmatiche e grazie alla loro sagacia e intraprendenza riusciranno puntualmente a risolvere l'inghippo. E in un certo senso c'è anche questo nello show. Però una sceneggiatura che definire brillante non è un'esagerazione, e una cura maniacale dei dettagli, anche quelli più insignificanti, rendono questo cartone uno dei serial televisivi più intriganti sulla piazza. Parte di questa attenzione per le minuzie una delle cose che rendono la serie senza ombra di dubbio su un gradino più alto di molte altre produzioni sono i cosiddetti crittogrammi, in pratica dei messaggi in codice mostrati al termine di ogni puntata, in cui le chiavi per la decifrazione degli stessi sono presenti all'interno dell'episodio in questione. Il loro contenuto è variabile, andando da semplici battute scherzose a vere e proprie informazioni aggiuntive che aiutano a dare una maggiore contestualizzazione o a colmare eventuali piccoli vuoti di rivelazioni. Questi crittogrammi si pongono come valore aggiunto di una serie che già per quello che presenta come alla portata di tutti sarebbe stata un vero gioiello, e che con questa piccola chicca raggiunge livelli ancora più alti di dettaglio nello spessore di produzione, senza contare che faranno la gioia degli amanti di rebus e messaggi cifrati. Personalmente non sono uno di costoro, dunque confesso di essere andato semplicemente a guardare le soluzioni sulla wiki. Nel corso degli episodi, le citazioni riguardanti cinema e fiction televisiva si sprecano, tutte inserite con sagacia e sapienza in un pastiche di tematiche che va a toccare ogni genere, dalla commedia al drammatico, alla fantascienza, all'horror. Il tutto sviluppato brillantemente nel corso di puntate sempre appassionanti e intrattenenti. Altro punto forte della serie sono però sicuramente anche i personaggi stessi, tutti così approfonditi nei loro caratteri, nelle loro manie, nei loro lati tanto buoni quanto più maliziosi, da risultare perfettamente credibili, quasi fossero persone che potremmo, o vorremmo, anche se quest'ultima cosa probabilmente non sempre, conoscere anche noi. Il gruppo di personaggi principali è sicuramente quello su cui ci si focalizza maggiormente, ma non per questo gli altri abitanti della ridente Gravity Falls risulteranno delle macchiette fine a se stesse, in quanto nonostante a volte la spesso quasi inevitabile presenza di cliché, riescono a imporsi a loro volta come veri e propri personaggi degni di almeno un po' di nota. In un mosaico di misteri che piano piano nella serie verranno sempre più disvelati, Dipper, Mabel e allegri compagni ci faranno strada in un viaggio indimenticabile in cui rideremo, ci commuoveremo e, attenzione, commuoversi non vuol dire necessariamente anche piangere, in quanto indica semplicemente un intenso trasporto interiore, anche se non mi sembra impossibile che qualcheduno di sensibile potrebbe in certi momenti arrivare a versare qualche virile o femminile, non voglio essere sessista, lacrima. Poi naturalmente ci appassioneremo alle vicende di questi personaggi che sentiremo così vicini a noi, e al termine delle 40 puntate probabilmente non vorrete più andarvene dalla non tanto tranquilla ma tutto sommato neanche tanto malvagia Gravity Falls. Ultima piccola parentesi per quanto riguarda il doppiaggio italiano, dal momento che è quello con cui ho usufruito della serie nella mia prima visione. Ciò nonostante, ciò che ha meriti va riconosciuto, dunque non posso che affermare che, per quanto anche i doppiatori italiani rendano tutti i personaggi abbastanza bene, tutto sommato, il lavoro che è stato fatto da Alex Hirsch, tra l'altro lo stesso creatore della serie che ha prestato la voce nell'originale a quasi tutto il cast a momenti, si pone indubbiamente su un livello molto elevato. Si ricorda in particolare l'interpretazione di Bill Cipher, che gli è valsa numerosi plausi.
In compenso invece ho preferito il doppiatore italiano di Dipper, in quanto trovo che il voice actor americano gli dia un timbro abbastanza più maturo di quello che dovrebbe essere per un dodicenne, diciamo perlomeno da quindicenne o giù di lì. Sugli altri personaggi non ho molto da aggiungere, trovo che siano resi bene in entrambe le versioni e a quanto ne so pure l'adattamento in italiano è stato realizzato discretamente, se escludiamo dei piccoli messaggi nascosti modificati, spesso solo easter egg, a volte celanti cose un po' più importanti, i quali però non sono stati mantenuti in quasi nessuna versione estera. Inoltre a volte ci sono delle edulcorazioni qua e là, ma per quanto diano un po' fastidio ci si può passare sopra, dai. Detto questo, ho concluso. Vi ricordo che... Salve patetici mortali, sono Bill Cipher! Dal momento che ho deciso di prendere il controllo di questo video per trovare un contentino alla mia noia, mi sembra corretto quantomeno farvi sapere ciò che dovreste fare ora. Per tenervi aggiornati sui prossimi contenuti di Inazuma Sensei, io dico che dovete iscrivervi al suo canale e intanto che ci siete, recuperarvi pure i video precedenti. Inoltre, dal momento che realizzare un video da cima a fondo non è cosa da poco, vi invito calorosamente a supportare il canale, che sia su Patreon, su Ko-fi o tramite altre piattaforme. Non credo ci sia molto altro da aggiungere, sciocche creature. Solo un'ultima cosa, mi raccomando di seguire i miei consigli perché io... Vi terrà d'occhio! Addio!